Buongiorno a tutti, come state? Io molto bene. Enrica, ma sul titolo del tuo video non c'è scritto che molto non si dice? No, non c'è scritto che molto non si dice, c'è scritto che è meglio utilizzare altri vocaboli. E allora in questo video ti aiuterò ad ampliare il tuo vocabolario, così che a seconda della situazione tu possa scegliere quando utilizzare molto più l'aggettivo oppure una parola più ricercata, diciamo così. Ma voglio che tu sappia che utilizzare molto non è assolutamente penalizzante, a meno che tu non ti trovi a fare un esame di lingua italiana, allora lì magari puoi non ottenere dei punti in più. Altrimenti molto va benissimo. E in questa lezione andiamo a vedere delle alternative solo per ampliare quello che già è il tuo vocabolario. Molto piccolo, minuscolo, microscopico o semplicemente piccolissimo. Giulia vive in un appartamento microscopico. Tra le mie piante ho trovato degli insetti minuscoli. Molto vecchio, anziano, se si tratta di persone, antico, se sto parlando di mobili, o vecchissimo, se voglio utilizzare il superlativo. Il nonno di Anna è anziano. Fabio ha una passione per i mobili antichi. Molto grande, gigantesco, enorme, immenso o grandissimo. Mario ha fatto un salto gigantesco. Il film ha avuto un successo enorme. Alla fine della strada c'era un parco immenso. Molto bello, magnifico, fantastico, splendido, ovviamente bellissimo. La vacanza è stata magnifica. Il tuo vestito è fantastico. Ho letto un libro splendido. Molto buono. Se parlo di cibi dirò delizioso o squisito. Se parlo di una persona posso dire eccellente. Ovviamente buonissimo. La cena è stata deliziosa. La tua crostata è davvero squisita. Maria è una maestra eccellente. Se vogliamo dire qualcosa come molto brutto, molto male, che in italiano non si dice, ma in lingue come l'inglese o il francese è molto frequente, possiamo dire pessimo, orribile, terribile. Per esempio, se parlo di un ristorante, quel ristorante era pessimo. Ho passato una notte orribile. Il viaggio in aereo è stato terribile. La stessa cosa vale per molto bene, possiamo dire perfetto, impeccabile, ottimo. Hai scritto una lettera perfetta. Hai svolto un lavoro impeccabile. Il ristorante era ottimo. Molto difficile, complesso, complicato e difficilissimo. L'esercizio da svolgere era complesso. L'esame è stato davvero complicato. Molto freddo, glaciale, freddissimo. Al contrario, molto caldo, bollente o caldissimo. La notte nel campeggio è stata glaciale. Dal rubinetto usciva solo acqua bollente. Molto caro, costoso, costosissimo. Il vestito era meraviglioso e, inoltre, non era neanche costoso. Molto pauroso, terrificante, paurosissimo. Forse non si usa molto paurosissimo, ma terrificante va bene. Ho fatto un sogno terrificante. Molto arrabbiato, furioso, arrabbiatissimo. Dopo che la sua squadra ha perso la partita, Luca era veramente furioso. Molto carino, adorabile, carinissimo. Ilaria ha adottato un gattino adorabile. Molto cattivo, crudele, cattivissimo. Il protagonista del film era un personaggio crudele.
Eccoci qui, abbiamo finito di vedere le nostre alternative a molto. Alcuni punti hanno più di un'alternativa. Tu, se stai cominciando, puoi iniziare a memorizzarne una. Dopodiché ricorda che molto bello, molto brutto, molto caldo vanno assolutamente bene, ma se vuoi dimostrarti particolarmente abile nell'italiano, utilizza le alternative. Se hai trovato il video utile, metti un mi piace, commenta, fammelo sapere. Alla prossima, ciao!